Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele con questo nuovo appuntamento, la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutchins scala 1 a 8 edizione Hachette, fascicolo numero 18. Andiamo subito a dare una occhiata all'interno del fascicolo. Qui abbiamo i numeri utili e i servizi. Qui abbiamo un po' di storia. Questi fascicoli sono veramente completi. Se avete piacere leggeteli, perché è questo lo scopo di questo mio video che sto facendo in questo momento, per permettere a chi non ha fatto la collezione, se ha piacere, di dare un'occhiata. Ed eccoci qua, arrivati al contenuto del fascicolo. Andiamo subito a vederlo. Monteremo il filtro dell'aria e dei condotti del radiatore. Guardate che bello. Gomma, gomma e gomma. Questo qui invece è la vite a farfalla che poi andremo a mettere alla fine qua sopra, dopo che avremo fissato il filtro dell'aria sopra il filtro appunto del motore, e andremo a mettere la vite a farfalla così come in quella vera. Bene, adesso andiamo a prendere, ecco qui, il nostro bel pezzo di macchina. Attenzione ragazzi, mi raccomando, guardate il video straordinario prima di guardare questo, perché come avrete notato qui sono già montati i cavi delle candele, mentre nel numero 17 non sono stati montati. Andate a vedere il video straordinario che capirete perché e cosa ho preferito fare per montarli correttamente, ma soprattutto in sicurezza e nel modo più giusto. Bene, adesso andiamo a mettere, come ci dice in questo disegno che è importantissimo, guardate questo, andiamo a mettere la stessa posizione della macchina, ecco qui, adesso vi faccio vedere così avete riferimento anche sulla vostra. Guardate qua, è importante che abbiate messo bene e correttamente questo. Il centrale va messo tra, guardate, aspettate un attimo, vedete il centrale? Qua va lasciato libero e va fatto passare in mezzo. Sotto come riferimento avete un bullone, qui vedete un perno. Ecco, mettete questo come si può chiamare? Veramente ha un nome suo, adesso mi sfugge. Comunque mettete questa pipetta in linea con questo perno sotto e lasciate scoperti questi due qui in mezzo, ok? Scusate, ero uscito dall'inquadratura. Va bene, vedete la linea con quello sotto? È importante questo, eh? Adesso guardiamo un po'. Sto cercando di metterlo correttamente. Va bene, guardate ragazzi, e vi faccio subito vedere. La prima candela, cominceremo dalla testata di sinistra, guardate,
va messa qui. Adesso vi faccio vedere. Guardate, ne saltate uno e lo mettete a quello dopo. Spero che si veda bene, perché io dal telefonino vedo veramente poco. Quindi ne saltate uno vuoto e lo andate a mettere qui. E questa è la prima candela della testata di sinistra, tutta a sinistra, ok? Adesso andiamo a inserirlo correttamente fino in fondo. Tenete lo spinterogeno, la bobina, se no rischiate, altrimenti rischiate di romperla. E la inserite così. Perfetto. Adesso tocca la seconda candela. La seconda candela la facciamo passare di qua. La facciamo passare e la facciamo andare, guardate, ad inserirsi. Adesso ve la indico. Allora, contatene uno vuoto, 2 vuoti al terzo. Poi riprendo e vi faccio vedere. Ok. Perfetto. Guardate. Io non riesco a vedere, spero che vediate voi. Comunque guardate, abbiamo messo questo prima, che era la prima della sinistra. La seconda, partendo da sinistra verso destra, lasciamo scoperto 1, 2 perni, lo mettiamo in questo. Va bene? Adesso procediamo con la terza candela. La terza candela, eccola qui. Andiamo a inserire. Mi avvicino, vediamo se riesco a farvelo vedere così. Aspettate, mentre lo faccio. La terza candela andiamo a inserirla qua. Ne saltiamo uno e lo mettiamo qui. Guardate. Ok? Qui in mezzo dovete averne 2 liberi. 2 liberi di qua, uno libero qui e 2 liberi da quest'altra parte. Perfetto. Adesso andiamo a prendere la quarta candela. Eccola qui. La quarta candela andiamo a inserirla qua. Guardate. Su questo. Subito attaccato a quello che abbiamo inserito adesso. C'è un po' da lavorare, dai ragazzi, però è un bel vedersi alla fine, vedrete. Ecco fatto. A questo punto abbiamo fatto la testata di sinistra, passiamo a quella di destra. Adesso iniziamo da qua. Prendiamo la prima candela sulla destra e andiamo a inserire la pipetta qui, in mezzo, che è l'unico libero da questa parte.
Non schiacciate forte, mettete sempre in contrasto il dito dietro perché rischiate di rompere la staffa della bombina a spinterogeno, mi raccomando. Sempre pazienza, non vi preoccupate, piano piano. Allora, andiamo a rimuovere questo un attimo, lo spostiamo di là. Perfetto. Ecco, sono andato a staccare il tubo di quello centrale e l'ho girato momentaneamente da quella parte, vedete? Così ho inserito bene questo e adesso posso rimetterlo al suo posto. Ecco qua. Perfetto. Adesso andiamo a prendere la seconda. Sempre da destra, questa è la seconda, e andiamo a metterla qui. Aspettate che... Ecco. Andiamo a metterla qui. Ce ne sono ancora due liberi qua e uno dall'altra parte. Andiamo a mettere la seconda in questo. Oh sì. Non importa se lavorate un po' di più, ragazzi, se volete il particolare è normale, è giusto così. Perfetto. A questo punto andiamo a prendere la terza candela, eccola qui, e la andiamo a mettere qua, sulla sinistra. È l'unico libero. Ne abbiamo uno qui e uno a destra. Noi andiamo adesso sulla sinistra. Ecco qui. Questa la portiamo dal davanti. Andiamo quindi a prendere la terza candela. La inseriamo e poi la giriamo come in figura. Quindi prendiamo la terza, non importa se si stacca, poi si inserisce di nuovo. L'importante è che adesso abbia la sua sede che prima non aveva. Ecco qui. Andiamo a portarla nel suo posto. Voilà. E infine l'ultima la andiamo a mettere nell'unico disponibile libero. Eccolo qua. E voilà.
Poi controlleremo bene l'inserimento delle pipette, però almeno sono inserite. Vedete? Guardate che spettacolo. L'incrocio delle candele. C'è solo questa che è un po' piegata, ma è come il disegno. Questa va bene, questa non mi piace. Eppure è giusta. Controllo una cosa, ma sono sicuro che è giusta. Sì, è giusta, però sono riuscito a girarla meglio, vedete? Adesso mi piace di più. Beh, dai, è un'opera d'arte quest'auto, eh. Come sta venendo è un'opera d'arte. Guardate le pipette, che bellezza. È normale che devono inclinarsi, ve lo dico subito, non devono stare diritte, come quella vera. Giustamente si piegano a seconda di dove che vengono tirate, perché non sono fisse neanche quelle vere, cioè sono fisse, sono a pressione quelle vere, ma sapete che sono mobili, come queste. Importante che si inseriscono. Bene, a questo punto c'è rimasto da montare. Andiamo a vedere il filtro. Meno male ragazzi, perché sono cotto con questo filmato, non perché uno se lo monta, perché se ve lo montate per i fatti vostri non ci vuole nulla, e spiegare tutto che non è cosa semplice, però spero di esserci riuscito, di avervi un po' aiutato, insomma. Ok, allora andiamo a prendere questo. Lo mettiamo nell'unico modo possibile, perché abbiamo i perni a mezzaluna dietro e gli inserimenti qua a mezzaluna. Qua abbiamo la mezzaluna e qua è tondo. Non vi potete sbagliare, impossibile. Mi chiedevo perché hanno fatto questo pezzo in più se non ci va inserito niente dentro. Fatemi guardare, però è strano. Non capisco l'utilità di questo pezzo. Forse per lo stampo. Vabbè. Procediamo. Adesso prendiamo il modello, parte del modello, eccolo qui. Ci dice di andare a prendere il tubo 18E. Abbiate pazienza, sembra un po' un campo di battaglia. Il 18E è questo. E andiamo ad inserirlo nella sua sede qua, prima di montarlo, che andiamo meglio di sicuro. Ed eccoci qua. Quindi prendiamo il tubo di gomma che abbiamo trovato in questa uscita e andiamo a metterlo qui. Non nel primo perno, ma nel secondo. Va bene? Andiamo a inserire sopra il nostro bel filtro. Quanto è bello! Lo spingiamo fin giù. Non vi potete sbagliare, perché vedete come è fatto sotto. Ecco qua. Andiamo a mettere il coperchio sopra. Un attimo, perché stavo vedendo una cosa, un attimo, perché qui abbiamo un segno. Ah, eccolo qui. Questo non ci serve a molto, ci serve questo, ecco. Questo qua sul lato, vedete? Che deve inserirsi qui. Perfetto. Torniamo a noi. Eccoli, si è incastrato. Prendiamo adesso la vite AP e blocchiamo con la vite AP.
Qua non serve creare il filetto perché la plastica è molto molle, va bene così. Questo tubo lo andiamo a inserire qua. Così. Questo lo passiamo così e lo andiamo a inserire qui. Questo qua è quello del tubo del filtro sotto dello scarico, vedete? Quello che raccoglie gli oli, questo qua. Lo andiamo a inserire qui. Ecco qua. Che bello, mi piace proprio. Eccoci qui ragazzi. Adesso, prima di inserire questo, mi stavo dimenticando del particolare da mettere sul filtro dell'aria. Eccola qui, la farfalla. Ecco. E beh, i particolari fanno la differenza. Così come se vi iscrivete sul canale fa la differenza, ragazzi, mi raccomando. Allora, guardate. Adesso andiamo a prendere il tubo 18F, quindi non questo che è più piegato, vedete, ma questo che è più lineare. Qui abbiamo questo segno sotto che andrà a battere qua e va a inserirsi in questo foro qua sopra. Vedete, abbiamo due fori, non quello in basso, quello più alto. Dobbiamo fare un po' di fatica, ma niente che non si possa riuscire a fare. Lo mettiamo così, guardate, e poi delicatamente, io lo sto tenendo da dietro, vedete, sul ferro, state attenti anche alla ventola, a non romperla. Lo facciamo entrare piano piano. Ecco, guardate, non ci deve essere alcuno spazio tra qui e qui, tra la parte blu e la nera, e lo appoggiamo sul filtro e lo lasciamo lì. Successivamente poi andrà attaccato ovviamente al radiatore. Adesso abbiamo da mettere l'ultimo, quello che è rimasto. Quindi andiamo a vedere cosa ci dice. Abbiamo un foro, un attimo che controllo, ed eccoci qua ragazzi. Adesso vi faccio vedere dove va inserito questo. Per farlo andiamo a levare un attimo la cinghia, la metteremo dopo con tranquillità, non ci sono problemi. Adesso vediamo come riesco a inquadrarvelo io. Allora guardate, quello che va inserito all'interno è questo qui. Una volta tolta la cinghia, ragazzi, datemi retta, ascoltate Michele, perché altrimenti diventate matti per inserire il tubo. Guardate, una sola vite, levate questi pezzi, poi in un minuto rimetteremo tutto. Ecco qui, prendete il tubo, vedete, e andate a prendere quello che ha questo smusso qua, non da questa parte che è tutto liscio perfetto, ma da questa parte che abbiamo questa parte smussata così. Dove va inserito? Guardate, ecco perché ho smontato la ventola.
se riesco ve lo inquadro, eccolo qui, guardate la punta del cacciavite, va inserito qua, in questo foro, vedete? Forse di qua lo vedete meglio, questo. Allora, andiamo a prendere la parte smussata, questa qui, e la inseriamo qui. Dovete lavorare un po', ma non dimenticatevi mai di quello che avete montato di qua quando tenete fermo il modello, mi raccomando. E fate così, vedete? Ecco, perfetto, così deve essere. Guardate, alla fine il modello deve risultarvi così. A questo punto, guardate quanto ci mettiamo a fare questo. 1, 2 e 3. Inseriamo di nuovo questo poi lo alziamo dopo, questo, la cinghia la passiamo di qua, controllate che sia messa correttamente, la fate girare così, ecco qua, inseriamo la ventola, c'è un po' da lavorare, ma se non abbiamo il particolare ci lamentiamo che non abbiamo il particolare, se dobbiamo smontarla ci lamentiamo che dobbiamo smontarla. Una cosa però la possiamo dire, quello che abbiamo montato così, i tubi, come anche le pippette delle candele, potevano farcele montare prima, come poi abbiamo fatto. Ecco qua, credo che sia finito il montaggio, vado a controllare. Sì, abbiamo inserito tutto, perfetto. Vedete? Ovviamente questo è quello che dovrete vedere. Vedete che non tocca? Poi, per carità ragazzi, non deve girare, se vi toccasse anche un po' non ve ne preoccupate, eh. Tanto quando il radiatore verrà inserito lui si distanzia, vedete? Che non tocca più. Quindi non vi preoccupate, l'importante è che avete montato tutto correttamente. Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo montato fino a questo punto con questa splendida auto. Ed ecco qua ragazzi, guardate cosa abbiamo montato fino adesso con questa mitica iconica auto, la Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Questa è la rappresentazione di quello che abbiamo montato fino al numero 18. Guardate. Tutto metallo, le frecce saranno con il luce LED. Ha un muso che è un'opera d'arte, tutto sarà illuminato, tutto. E questo è quello che abbiamo montato in questo numero. Ragazzi, sono proprio contento di quest'auto. C'è un po' da lavorarci, se non vogliamo fare danni, però guardate. Che meraviglia, pesantissimo. Bene ragazzi, adesso Michele vi saluta,
perché deve andare a preparare un filmato per una modifica all'alternatore della Lancia Stratos, che come vi ho detto Michele ha altre collezioni. Se avete piacere andate a dare un'occhiata alla mia playlist, e se avete sempre piacere ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi che potete anche iscrivervi al canale. Un abbraccio a tutti voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, al prossimo video.